Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato, novità dall'infermeria, recuperiamo ovviamente il terzino per la corsia di sinistra in vista della partita con l'Atalanta e diamo uno sguardo anche alla classifica perché dopo la partita recuperata Atalanta-Juventus ieri sera e il risultato perfetto che è uscito, bisogna dargli uno sguardo, ovviamente aspettiamo l'Inter che recupera la partita di stasera e poi c'è la Fiorentina da recuperare, ma lo si farà in quel di febbraio. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivando la campanellina se passate sotto questo video, così mi aiutate a far crescere il canale stesso, l'algoritmo si diverte, un bel like a questo video, ovviamente se vi piace il contenuto. Da dove partiamo? Partiamo dai recuperi dall'infermeria, ovvero Mattias Olivera. Buone notizie arrivano dall'infermeria del Napoli, dato che Conte ha recuperato una pedina importante in difesa. Il tecnico azzurro ha ritrovato Mattias Olivera, terzino che ha saltato la gara del Bentegodi dopo una botta subita con la Fiorentina. Il sudamericano, si legge anche sul Mattino, ha svolto tutta la sessione di allenamento in gruppo ed è quindi pronto a riprendersi la fascia sinistra a Bergamo. Prosegue invece il recupero di Buongiorno che dopo la frattura di due vertebre potrebbe rivedersi in campo il 25 gennaio contro la Juventus. Le ultime righe di questa notizia secondo me sono più il far star tranquilli chi legge che altro, perché Buongiorno non credo che ce la faccia per la Juventus, poi vedremo ovviamente il recupero in vista di quel match. Detto questo, calciomercato, Garnacio sì, Garnacio no, i sostituti, c'è un po' di caos, l'unica cosa che abbiamo per certo è che Kvaratskhelia stasera dovrebbe partire, quindi sia a casa al Paris Saint-Germain. Abbiamo concluso l'operazione, per me un'operazione conclusa diciamo in grande stile perché dovevi farlo in questa sessione di mercato, perché non potevi tenerti un calciatore ovviamente in rosa scontento, non potevi metterlo in tribuna perché altrimenti creavi un caso e dobbiamo andare avanti in questo campionato. Quindi per me il Napoli ha fatto molto ma molto bene. Detto questo, il Napoli continua a lavorare per regalare a Conte il sostituto di Guara, destinato a volare a Parigi già in giornata. Il primo nome sulla lista dei desideri è Garnacio. Ma l'affare non è semplice. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica, al momento non c'è ancora l'accordo sul prezzo e sulle modalità di pagamento tra le due società, ma Manna, a quanto si legge, potrebbe avere un asso nella manica. Il quotidiano però sottolinea che l'apertura del calciatore possa essere una base su cui trattare con lo United. La quadra si può trovare per una cifra tra i 40 e i 50 milioni, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore attraverso i suoi agenti ha già fatto sapere di essere molto tentato dall'avventura in Serie A. Lo stipendio di Garnacio è uguale allo stipendio che aveva Kvaratskhelia a Napoli, ovviamente, non quello che andrà a percepire a Parigi, quindi diciamo che con il sì del calciatore e con un ingaggio superiore a quello che stai prendendo adesso allo United, la strada non è spianata perché comunque restano il cartellino, i soldi da dare alla società, siamo tutti d'accordo, però Manna in Inghilterra ci ha già abituato a qualche colpo di coda e a qualche, diciamo, asso nella manica che poi ha funzionato già con McTominay. Può darsi che smuovendo le acque così con l'obbligo di riscatto fissato a 50 milioni, forse lo United si fa capace e diciamo avalla il desiderio poi del calciatore che vuole venire a Napoli. Noi lo aspettiamo nel caso poi si faccia ovviamente l'operazione. I sostituti sono sempre gli stessi, c'è Chiesa, c'è Adeyemi, ma Adeyemi non è convinto il calciatore di scegliere la piazza e se non sei convinto sta a rostaio perché vogliamo solo persone che vogliono vestirla la maglia del Napoli, quindi noi diciamo che non scartiamo niente e nessuno, però bisogna volere la piazza in primis. Detto questo, situazione Danilo, che non è la notizia meno importante, l'ho messa alla fine, ma ci sono delle considerazioni da fare su Danilo perché lo prendi dalla Juve, quindi al di là che si possa leggere Danilo vuole il Napoli, si sta muovendo comunque dalla Juve, eccetera, eccetera, credo che sia la società a tenere un attimo in ballo la situazione quanto più a lungo possibile, in primis perché c'è ovviamente lo scontro diretto. Punto secondo, diciamo che
mettere i bastoni fra le ruote a una diretta concorrente per la Champions, classifica non alla mano, perché se guardiamo la classifica della Juve, la Juve se fa qualche altro pareggino, la Champions se la dimentica quest'anno, comunque sicuramente se ne andrà per le lunghe. Le ultime su Danilo sono queste: Danilo e la Juve stanno discutendo da tempo per la risoluzione del contratto, dopodiché il brasiliano sarà libero di firmare dove vuole e quindi di approdare a Napoli, di mettersi a disposizione di Conte e di portare la sua leadership e la sua esperienza nello spogliatoio azzurro. Un finale non scontato, anche perché Danilo è stato a lungo tentato anche dall'idea di tornarsene in patria per gli ultimi anni di carriera. Ma il giocatore si sente ancora tonico e pronto per un'ultima avventura in Europa. Entro fine gennaio firmerà per 18 mesi con il club di De Laurentiis. Questa è la notizia scritta anche in neretto. Firmerà per 18 mesi con il club di De Laurentiis, credo, per poi concludere la carriera o andarsi a fare un altro paio di anni in Brasile, poi vedremo. Napoli che si era mosso anche su Skriniar per evitare brutte sorprese. L'ex Inter esubero al Paris Saint-Germain, poteva arrivare in prestito ma svincolato dall'affare Quara. L'ingaggio alto però ha sempre giocato contro questa soluzione. Arriverà Danilo e solo dopo Rafa Marin raggiungerà il Villarreal in prestito. Lo annuncia la Gazzetta dello Sport nella sua edizione online. Al di là, diciamo, della situazione Rafa Marin, perché non è che esce Rafa Marin e per gli slot entra Danilo, quindi non è diciamo un'operazione legata che devi far spazio, assolutamente no. Però vedremo se poi Rafa Marin raggiungerà il Villarreal. Io su Danilo diciamo che sono anche positivo, sia per quanto riguarda l'acquisto e sia per quanto riguarda l'operazione che credo si farà. Però, come ho detto, c'è sempre la situazione Juve che la può tirare per le lunghe, pur diciamo sapendo ad oggi che potrebbe firmare con il Napoli già domani. Detto questo, noi ci regoleremo di conseguenza, anzi il Napoli deve regolarsi di conseguenza nelle situazioni e nelle fasi di mercato, quando poi vogliono venire a comprare da noi. Mettiamoci in riga come fanno loro. La classifica vista la partita di ieri sera, io ovviamente non augurerò mai alla Juve di vincere una partita, perché altrimenti sarei un ipocrita. Da tifoso del Napoli siamo tutti d'accordo, però ieri diciamo che la X mi sta anche bene. Mi sta anche bene perché l'Atalanta a parità di partite giocate con il Napoli ovviamente è dietro di 4 punti. L'Atalanta a 43 e il Napoli a 47. Quindi con questo non voglio dire andiamo a Bergamo rilassati, che così pure se perdiamo l'Atalanta va a 46. Però se guardiamo un attimo più, diciamo, un po' più giù dall'Atalanta, troviamo una Lazio a 36, troviamo una Juve a 34 con tutte le partite giocate. L'unica che ha 2 partite in meno e una la recupera stasera è l'Inter, e poi alla Fiorentina in quel di febbraio. L'Inter si porterebbe a 46 stasera vincendo, più il recupero, mettiamo che vince pure la Fiorentina, va a 49, quindi virtualmente dovremmo essere secondi, 2 punti dietro l'Inter e 4 sull'Atalanta. Quindi diventa fondamentale la partita di Bergamo per quanto riguarda la classifica e la tranquillità che poi ti potrebbe dare per quanto riguarda la zona Champions. Ti porteresti addirittura a più 7 sull'Atalanta vincendo a Bergamo, e quindi, considerando che almeno dal mio punto di vista l'Atalanta arriva sicuramente in Champions League, 6-7 punti sopra una diretta concorrente per la Champions, sarebbe cosa buona e giusta. Io ho visto la partita ieri, si sono esaltati tutti quanti, sicuramente un bel match, non possiamo dire altrimenti, però stamattina ho letto un'esaltazione sui giornali come se fosse stato il classico in Spagna, quei 5-2, quei 4-3 tra Barcellona e Real Madrid. È stata una partita divertente, anche perché erano due squadre che volevano portarli i 3 punti a casa, sia l'una che l'altra. Poi è uscito il pareggio e godiamo sicuramente noi e anche l'Inter, perché l'Inter era spettatore comunque non pagante, ma diciamo molto attento, ecco, per questa partita. Siamo tutti contenti, primi in classifica, testa all'Atalanta. Adesso noi dobbiamo pensare solo e unicamente a quella partita,
Al resto ci pensa Giovanni Manna a muovere i fili e a portare in squadra ciò che serve, perché altrimenti, al di là di tutte le chiacchiere che si stanno dicendo, no, date i giocatori a Conte, se no succede il macello, se ingrippa l'allenatore, e questo e quell'altro. Non è che succede il macello, però ovviamente, cioè, Conte non si è messo nemmeno in mezzo, sapendo sicuramente già da prima che Kvaratskhelia partiva nella sessione di gennaio, perché non credo che sia stata una cosa che tu la sai la sera per la mattina, sicuramente qualche settimana prima se ne era parlato e lo sapevi, però ovviamente ha fatto quello che doveva fare il nostro mister, sta facendo quello che deve fare per quanto riguarda la classifica e anche a livello mediatico. Adesso serve la società che gli porti su un piatto d'argento gli acquisti, gli innesti, i calciatori che ci servono per, diciamo, concludere questo campionato nel migliore dei modi. Sempre Forza Napoli, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!